Veniamo ora, ad un altro elemento importante di questa storia. Stiamo parlando dei famosi castelli catari. Noi vediamo nel sud della Francia queste fortezze, impressionanti, spettacolari, sono veramente massicce, hanno, diciamo un aspetto architettonico, formidabile, si fondono con le rocce, sottostanti, no, e vengono chiamati castelli catari, perché questi castelli sorgono nei luoghi, che sono protagonisti della famosa crociata e dove poi vennero, stanati gli ultimi catari e uccisi. Però ecco, la storia ufficiale, o parte di essa, ci dice che questo nome sarebbe in realtà soltanto una trovata pubblicitaria. Quindi il nome Castelli Catari sarebbe soltanto, un'etichetta pubblicitaria di marketing data per, attirare i vari turisti, perché i luoghi dei Catari sono visitati, da tantissime persone ogni anno, no, e questa etichetta sarebbe nata soltanto nel XIX secolo per mano degli scrittori romantici, che entrarono in possesso delle memorie di questi eventi e decisero di visitare i luoghi protagonisti e credettero appunto che queste distruzioni dei castelli che vediamo oggi fossero il risultato dell'aggressione della crociata del 1209. Infatti la storia ufficiale ci dice che, diciamo, questi castelli vennero distrutti con l'uso di catapulte e altre armi di artiglieria pesanti databili al XII-XIII secolo. Però la stessa storia ci dice che in realtà quindi perché, questi castelli catari, in realtà non sarebbero nemmeno catari, ma sarebbe un nome pubblicitario, perché questi castelli non sarebbero quelli che vennero utilizzati dai catari per rifugiarsi, perché questi castelli che vediamo oggi nascono soltanto nel XIII secolo per mano della corona francese dopo la vittoria sui catari che, in alcuni casi distrusse i castra appartenuti alle famiglie nobiliari occitane del tempo, ricostruì questi castelli. Questi castelli presero la forma attuale che vediamo oggi soltanto dal XIV secolo in poi tramite ristrutturazioni, rimasero in funzione fino al XVII secolo o intorno alla seconda metà del XVII secolo, per poi essere completamente tutti abbandonati e distrutti. In alcuni casi, in alcuni siti sarebbero state trovate delle tracce di mura databili ai secoli XII e XIII, dei precedenti residui, insomma, archeologici, che quindi la storia ufficiale, ci dice, fossero i famosi castra appartenuti alla nobiltà occitana che costruiva queste piccole fortezze, ecco. In altri casi invece non sono stati rinvenuti questi resti, di mura databili ai secoli XII e XIII, quindi abbiamo soltanto i castelli che noi vediamo oggi. Il fatto è che è la storia di questi castelli che suona alquanto, strana. Innanzitutto, nel caso in cui, si dice che questi castelli andarono incontro alla fine che vediamo oggi a causa di, eventi atmosferici, non è tanto credibile, perché andando là in quel luogo si vede che lì è successo un qualcosa di molto pesante e forse, chi lo sa, l'artiglieria pesante utilizzata magari era molto più avanzata delle catapulte o dei trabocchi? Facciamoci questa domanda. Questi castelli condividono lo stesso schema: distrutti nelle loro versioni precedenti, ricostruiti e poi, modificati, ampliati e poi ridistrutti. Questa ovviamente, può essere una storia, no, credibile, perché, può accadere che una cosa viene distrutta, poi ricostruita e poi distrutta, ma è la storia della seconda distruzione che ci fa venire qualche dubbio, fa sorgere qualche dubbio.
Ora non elencherò tutti i castelli, ne vedremo, solamente alcuni. Però ad esempio prendiamo, come esempio il castello di Roquefixade, no, che emerge dalla storia ufficiale intorno al XIV secolo, okay, quindi siamo dopo le crociate, dopo che i catari vennero distrutti. Rimase in funzione fino al XVII secolo, fino al 1632, ormai sotto il dominio della corona francese, che quindi entrò in possesso anche delle terre del sud della Francia, quando re Luigi XIII, mentre viaggiava verso Tolosa per sedare una, rivolta, si fermò davanti al castello, lo fissò e ordinò che venisse distrutto. Così. E qual era la motivazione? Qual è la motivazione che, viene data dalla storia ufficiale, dagli storici? Che semplicemente questo castello ormai aveva perso la sua utilità strategica e quindi era diventato poi troppo costoso da mantenere e allora fu distrutto. Un altro castello molto importante nella storia dei Catari, l'ultima roccaforte dei Catari, collegata anche alla leggenda della del Sacro Graal, perché in questo castello si dice che gli ultimi Catari sopravvissuti, prima di uscire e andare incontro alla, morte, dopo essere stati bruciati prima di essere bruciati sul rogo, diciamo, misero al sicuro il tesoro. Si dibatte ancora oggi su che cosa potesse essere questo tesoro e molti sostengono che questo tesoro, scusate, era proprio il Sacro Graal. Altri semplicemente magari, sostengono che si tratta del tesoro delle offerte accumulate da questa chiesa catara, eccetera, però è molto predominante la leggenda del Sacro Graal. Comunque anche questo castello viene abbandonato nel XVII secolo e si dice che poi gli eventi atmosferici abbiano fatto il loro corso e abbiano portato alla distruzione del castello fino allo stato che vediamo oggi. Quindi oggi resterebbero soltanto i resti della cintura esterna delle mura. Un altro esempio è il castello di Puy-la-Rennes, perdonate ancora la pronuncia, anch'esso fu abbandonato dopo il Trattato dei Pirenei del 1659 perché, il confine ormai la guerra tra la Francia e la Spagna era, cessata, quindi il confine della Francia si era spostato più a sud, non c'era più necessità di tenere attivo questo castello e nel 1659 questa fortezza, come molte altre, così di punto in bianco smise di essere utilizzata, abbandonata. Ora, come abbiamo visto, questa storia è molto strana, perché le giustificazioni ovviamente non reggono. Perché? Nello stesso periodo in cui questi castelli, venivano demoliti, la Francia, diciamo spendeva cifre astronomiche per costruire le fortezze alla Vauban, che sarebbero le famose cittadelle a stella, che oggi anche qui a livello di narrazione ufficiale, ci dicono fossero delle fortezze, no, diciamo la versione avanzata dei castelli, ma come sappiamo ormai nell'informazione alternativa, nella ricerca alternativa, meglio dire così, molti ricercatori hanno messo in dubbio quelle che sarebbero le caratteristiche difensive di queste cittadelle a stella, no, di queste città a stella, okay? E anch'io, personalmente nutro dei seri dubbi del fatto che queste cittadelle a forma di stella fossero difensivamente molto più avanzate rispetto a quei bastioni lì, insomma. Quindi in realtà, anzi, tra un po' era, più conveniente continuare ad utilizzare quelle fortezze piuttosto che creare tutte queste cittadelle a stella, nella Francia, che si ritrovano poi in tutto il mondo.
e soprattutto, se comunque erano difficili da mantenere questi castelli, la corona francese avrebbe dovuto, no, impiegare tantissime altre risorse economiche per, diciamo, assoldare appunto, per incaricare i soldati di distruggere, queste fortezze come appunto è stato fatto, no? E poi ecco il fatto che ormai era obsoleto strategicamente, però, ripeto, siamo comunque nel XVII secolo dove l'artiglieria ormai aveva raggiunto dei livelli importanti e queste fortezze, diciamo, ancora la potevano svolgere il loro, ruolo, no, quindi anche questa situazione non regge. Magari ecco, se il nemico era interno, tu avevi sconfitto il nemico interno, quindi non avevi più bisogno di difenderti, mettiamola così, allora te ne potevi anche, sbarazzare, ma, con dei nemici esterni, potevano tornare sempre utili appunto. Quindi, eh, ovviamente, dismettere una decina di fortezze d'alta quota, proprio quando l'artiglieria era diventata più pericolosa, ha senso solo se il nemico di cui ci si doveva difendere non era più esterno, ma era appena stato sconfitto dall'interno, quindi non c'erano più, problemi. Quindi come vedete la data del XVII secolo torna continuamente. È sostanzialmente un pattern, che si ripete, no, ricapitoliamo perché nel XVII secolo accadono tutte queste cose contemporaneamente. Allora, la carta del Concilio di San Felice, quindi, che è datata ufficialmente al XII secolo, in realtà è stata datata dai filologi, i filologi hanno smentito la datazione al XII secolo e noi abbiamo soltanto, questa copia di questo storico dubbio appunto, Guglielmo Bess, che la trascrisse nel XVII secolo, quindi abbiamo soltanto una copia del XVII secolo. E ripetiamo che è un documento che, proverebbe l'organizzazione di una chiesa, catara, nel XII secolo nel sud della Francia, con tanto di diaconi perfetti e quant'altro, insomma, vescovi, eccetera. Nel XVII secolo tutti i castelli vengono sistematicamente distrutti o abbandonati. La stessa storia dei Catari viene fissata in forma definitiva dalla storiografia nel XVII secolo e questo più o meno è il periodo di tempo compreso tra il XIV, XV, XVI, secolo dove, queste fonti catare originali vengono sistematizzate e rese disponibili, okay? E noi dobbiamo farcela questa domanda. A questo punto, chi è che aveva l'interesse a mettere per iscritto in modo definitivo la storia di una setta dualista medievale scomparsa proprio in quel momento, nel XVII secolo? Le fonti, appunto, non fotografano una realtà osservata, ma descrivono una categoria costruita, che è stata costruita da teologi, che è stata costruita dagli storici. E la storia dei castelli appunto è molto simbolica, perché se noi, vediamo che magari l'attività maggiore risulta essere quella compresa nei secoli XIV, quando emergono, ripetiamo, la storia dei castelli attuali, non dei castra occitani attribuiti alla chiesa, ai catari, scusate, che erano databili al XII, XIII secolo. Noi di questi castelli in realtà non avremmo chissà quali tracce. Abbiamo solo questo arco, temporale che va dal XIV al XVII secolo, quando questi castelli vanno incontro alla stessa fine. Ricordiamolo che la storia dei catari è stata scritta dai loro carnefici, e i carnefici di solito non riscrivono la storia per tramandare la verità, ma semplicemente per giustificare quello che hanno fatto.